Madonna santa, cosa sta succedendo qua? Guarda, guarda, guarda. Cioè, stamattina c'erano 35 gradi. Adesso sembra che sta venendo giù il cielo. Sembra che sta venendo giù il cielo. E tra l'altro si sta spostando. In che direzione si sta spostando? Mi sembra che si sta spostando tipo in qua, no? Cioè, non capisco. Comunque, sembra che sta venendo in qua. Ah, è nero. Oh, guarda che roba. Mizzica. Madonna, madonna. Madonna. Cioè, non so, ma che cavolo sta succedendo? Il delirium tremens. Cioè, non so, 35 gradi e adesso sto casino. Bah. The next day. Quindi, oggi cambiamo, non è più allora, ma diventa quindi. Così. Quindi, vi ricordate che l'altro giorno vi avevo parlato del fatto che la maggior parte dei prodotti che sono in vendita è tutta una questione di marketing, è una questione commerciale, è una questione per farci comprare di più roba che in realtà abbiamo già in casa o che in realtà può essere sostituita con dei prodotti molto più economici? Ve lo ricordate? Senza fare nomi? Ebbene, adesso vi faccio vedere anzi due cose, che praticamente, facciamo così, no, facciamo così, che praticamente risolvono il 90% dei problemi della pulizia in casa. Il primo è un anticalcare. È un anticalcare fatto con acido citrico. Quindi voi prendete l'acido citrico, questa qua era una bottiglia di anticalcare da credo 750 e lo riempite con, io ho fatto così, 2 cucchiai e mezzo di acido citrico in polvere ovviamente, una spruzzatina di, sì, ma senza esagerare, tipo se questo è il dosatore, ecco, una pressione e mezza di sapone per i piatti e tutto il resto acqua. Vi assicuro che questo è un anticalcare micidiale. Mm, il meccanismo è semplice, è come il sale nell'acqua. Più voi aggiungete sale e più l'acqua diventa salata. Quindi anche qui più voi aggiungete acido citrico nell'acqua e più quello diventa acido. Ovviamente si può toccare con le mani, perché non è che ti scioglie le cose, però voi lo spruzzate nei lavandini, nel water, nella doccia, quello che sia, 5 minuti lo lasciate lì, diventano così. Lo vedete? Diventano così. Qua ha tolto il calcare di una settimana, cioè il velo di calcare di una settimana. Vedete com'è lucida? È stato lui, eh. È stato questo. Un cucchiaio e mezzo, due, adesso non mi ricordo, rasi, non pieni, rasi, di acido citrico. Tutto il resto è acqua. L'altro prodotto è un'altra cosa che adesso vi faccio vedere. L'altro prodotto è lo sgrassatore fatto con la soda Solvay. Soda Solvay, non soda caustica, attenzione, sono due cose completamente diverse. La soda Solvay è in polvere, mm, ed è un potenziatore di sapone, quindi diventa uno sgrassatore. Come vedete, questa è una bottiglietta da mezzo litro, ok? E ci ho messo uno e mezzo, un cucchiaio e mezzo di soda Solvay più acqua, il resto è acqua. E anche qui, ovviamente, siccome che la soda Solvay è uno sgrassatore, ha bisogno del sapone per funzionare, anche qui ci mettete tipo uno e mezzo, una pressione e mezza,
poi vi regolate voi in base a quanto lo volete saponoso di sapone per i piatti. Attenzione, anche nell'anticalcare c'era il sapone per i piatti, non so se l'ho detto. L'unico difetto della soda solvè è che dovete scioglierla prima in acqua, altrimenti rimane la polvere sotto e poi lo spruzzino si intasa e perché aspira la polvere. Quindi la metto prima in una bacinella, cucchiaio e mezzo, la sciolgo con l'acqua della dose, mezzo litro di acqua, la sciolgo lì dentro e poi la travaso qui e poi ci metto il sapone. Se no succede come l'altra volta che io l'ho messa qui dentro in polvere, poi ho fatto così, quella non si è sciolta tutta e mi ha intasato lo spruzzino e ha fatto un casino. Quindi io vi consiglio di scioglierla prima in acqua, cioè con l'acqua da mezzo litro, insomma l'acqua della bottiglietta dove dovete metterla, e poi lo travasate dentro e fate prima. Se no veramente vi intasate tutto, perché quella non si scioglie così in fretta. E quel mix lì di sapone e soda solvè è come vi ho detto, è un potente sgrassatore micidiale. Io dove lo uso? Nella vasca da bagno, perché ogni volta che ci facciamo la doccia col sapone, alla fine la vasca rimane opaca, ma non è opaca per il calcare, è opaca per il sapone. Allora io la spruzzo tutta, la lascio lì. Già quando la spruzzo vedo il grasso che cola, come si suol dire, il grasso che cola. Io la spruzzo tutta, no? La vasca soprattutto, la lascio 5 minuti, poi guardate, alle volte neanche devo grattare, niente. Passo lo spruzzino, viene via da solo, perché è proprio scioglie il grasso. Boh, provateci, poi mi fate sapere. Io lo uso ormai da un anno, una roba del genere. Infatti tutti quei prodotti che trovo in giro commerciali, mi spiace ma non ne compro più, mi spiace. Tre prodotti, aceto, sale per i pavimenti, soda solvè come sgrassatore e acido citico come anticalcare. Boh, ho finito di comprare prodotti per la casa. Bene, a grande richiesta vi faccio vedere come si usa l'acido tamponato. In un precedente video vi avevo parlato, praticamente, i capelli sbilenchi, vi avevo fatto vedere come veniva il pavimento pulito, ma vi ho fatto vedere il dopo, non vi ho fatto vedere né il prima e non credo neanche il durante. Così mi avete chiesto, tra l'altro mi ero completamente dimenticato di farvi vedere come si usa questo benedetto acido tamponato. Allora, funziona così. E prendete una bacinella, ok? Una bacinella qualunque, è indifferente. Poi prendete sì, faccio vedere. Oddio. Col suono di Cesare Cremonini, che a me tra l'altro non mi piace proprio più niente. Allora, prendete un bicchiere, un misurino, io uso sempre questo per fare gli intrugli magici. Allora, e si fa così. Prima l'acqua, prima l'acqua. Non mettete prima gli acidi, funzionano sempre allo stesso maniera. Prima l'acqua, poi l'acido. Allora, io faccio il rapporto 1 a 1, adesso perché lo voglio pesante, ma le istruzioni dicono 1 a 3, 3 acqua e un acido. Io faccio, vediamo, ne faccio un po' perché me ne serve un po'. 1, 2, 3 e 4. Poi se me ne serve altro lo faccio. Poi adesso apro la bottiglia, poi usate i guanti. Io lo uso così perché ho visto che l'altra volta mi è andato sulle mani e non è successo niente, quindi mi raccomando, e soprattutto, vabbè, io adesso l'acido non lo tocco, però allora, ne ho messe 4 di acqua, ecco, è andata già una goccia là e mi macchia, attenzione che se va sull'alluminio. Allora, sono 4 di acqua e 2 di 1 e 2.
Ok, 1 e 2. Poi adesso chiudo la bottiglia. Mi raccomando, chiudete sempre la bottiglia perché se cade, si rovescia, fa un casino, poi si macchia tutto. Poi, adesso, in questa composizione qui, io direttamente ce lo metto così. Adesso guardate, adesso non so se si vede perché non è tanto sporco. Allora, faccio così, così, proprio così, direttamente per terra, così, capito? Così, senza mezzi termini. Eccoli, è un giro è fatto. Adesso poi magari dopo ne faccio altro. Poi senza camminarci sopra, perché dopo è un casino, rimangono le impronte. Prendete un mocio e vai di mocio. Vai di mocio e lo spalmi tutto per terra. Lo devi praticamente spalmare. Che lui lavora, capito? Lui lavora così, cioè, senza neanche... Vabbè, io l'ho già fatto l'altra volta, infatti si vede già la schiuma. Fate così, proprio molto semplicemente. Così. Adesso ci devo camminare sopra, vabbè. Vabbè, facciamo finta di niente, ma non bisognava camminarci, ma non avevo altro modo. Lo spalmate sul pavimento. Tutto dove volete che lui lavori. Così. Poi, se il lavoro non vi soddisfa, prendete il mocio e lo ripassate, ma senza strofinare troppo, né? Quando vedete dei punti neri che non vi piacciono, passate un attimo col mocio sul punto nero e lasciate agire 5 minuti, perché tanto l'acido una volta che ha finito l'effetto l'ha finito, non è che va avanti. Poi prendete un secchio d'acqua, un mocio pulito, solo acqua, mi raccomando, non mettete saponi, non mettete aceto, non mettete solo acqua e lavate. Cioè lavate nel senso che togliete l'acido. Così. Poi domani il cambiamento lo vedrete, perché ci va circa 24 ore. Quindi passate il mocio e lavate. Così, molto semplicemente. Molto semplicemente. Senza grosse... Adesso lo faccio così con una mano. Senza grosse problematiche, capito? È semplicissimo. Poi per tutto il resto potete usare l'aceto. L'aceto è un acido, ok? In questo, allora c'è, secondo me alla base c'è aceto, acido tamponato e acido muriatico in scalation, no? Come potenza. Allora l'aceto è un acido. Io capisco che non a tutti piace l'odore dell'aceto, perché l'aceto è forte. Ho capito, ma non pensate che l'acido tamponato sia tanto profumato, Perché, allora, se volete abbondare e sbiadire le cose, usate l'aceto. Molto semplice. L'aceto è un acido. Io sai quanto aceto faccio viaggiare in casa? Valanghe. Non ci metto sale perché non voglio... Però, e poi, ecco qui si può mettere un goccino di sapone. Io metto pochissimo perché sennò poi fa troppa schiuma. Ecco, già ne ho messo troppo. Mezzo bicchierino. E vai con Dio. E si lava. L'aceto è un acido. Questo è quello che dicevo prima, che è tutto marketing. Tutto marketing. Tra l'altro l'acido tamponato
un potente sgrassatore, infatti c'è scritto sgrassante e disincrostante, cioè avevo persino pensato di arrivare al punto di mettere dentro un secchio d'acqua una tazza o mezza, non so, forse mezza adesso di acido al posto dell'aceto mettere quello. Però io ho il gatto che cammina, quindi mi convince poco. Un gatto che cammina in casa, quindi magari l'aceto fa meno male. È sempre un acido, però vabbè, vado avanti, va. Oggi per radio ho sentito una pubblicità del McDonald's, che diceva che sono disponibili i nuovi teli mare in 4 varianti. Allora sono andato qui sul sito internet della McDonald's per vedere sti teli. Allora, vediamo un po'. Dal 2 luglio puoi collezionarli tutti, basta acquistare un Happy Meal o Mac Menu Large. Allora, considerando che ho cercato su Google un Happy Meal, un Mac Menu costa dagli 11 agli 17 euro, più o meno, vabbè, ti danno panino, bibita, cose varie. Allora, questo è il primo, Go Big Stay Fresh, Stay Fresh. Poi, che carino questo, On Fire. E poi So Cool. Ma questo qua sono carini, adesso bisogna vedere quanto sono. Questo qua è carino, questo mi piace, So Cool. Allora, vediamo un po'. Offerta valida McDonald's aderenti, fidelmente scorte, dà diritto all'acquisto di un telomare. Come dà diritto all'acquisto di un telomare? Verifica nei McDonald's aderenti i prezzi praticati. Cosa? I teli mare non sono vendibili separatamente, non è possibile scegliere il soggetto del telomare. Ma allora, aspetta un attimo che adesso vado a vedere quanto costa sto telomare, perché se era incluso, ok, andavo, ma se non è incluso, no, aspetta che vado a vedere. Bene, ho chiesto a Gemini, perché se no se andavo a cercare su internet ci mettevo una vita per trovarli. Ho scoperto che lui dice che in base alle vecchie promozioni e quant'altro, questi telemare costano 2,30 € in più oltre al menù. Quindi se facciamo una media di 11 euro, praticamente per avere il panino e il telo andiamo 11, 12, 13,30 €. Non c'è scritto quanto sono grossi, anche perché se sono piccoli come un francobollo, che barba, aspetta che vado a vedere. Poi voi li lavate mai gli occhiali? Allora vi faccio vedere come faccio io, acqua tiepida, non gelata, non rovente, perché si rovinano le lenti, si rovina l'antiriflesso, si rovina la montatura, quindi mi raccomando, tiepida, non rovente, non gelata. Stessa cosa d'inverno, non rovente, non gelata. Poi sotto l'acqua bagniamo così, un goccino di sapone per i piatti, se ne mettete troppo lo levate con l'acqua e poi giù di lavaggio, ok, così. Attenzione a non usare le unghie, se usate le unghie si rovinano, rischiate di rigare la lente, mi raccomando, le unghie, mi raccomando. Fatto ciò, risciacquate tutto, ok, togliete bene, benissimo il sapone dappertutto, perché il sapone può rischiare di creare un acido sulle lenti, quindi mi raccomando. Poi prendete un pezzo di carta Scottex
e tamponate proprio così. Se strisciate sulla lente vi rimane la riga, dovete tamponare. E questo è il risultato, guardate come è lucida, bellissimo, guarda come riflette, bellissimo, bellissimi, bellissimi. A parte che questi me li aveva regalati mio padre, sono stati i miei primi, la mia prima montatura di lenti bifocali, no bifocali, graduate. Costano un fracco perché questi qua sono della Ultra, esemplare infatti Ultra Limited della marca, esemplare unico, made in Italy, rigorosamente made in Italy. Vediamo un po' se si vede. Aspetta, non mette a fuoco, sembra che non mette a fuoco. Allora, aspetta, realizzato a mano, perché questi qua sono fatti tutti a mano, sti occhiali, E oltretutto questa montatura, se voi la cercate, non la troverete mai uguale alla mia, perché sono fatti unici, unici. Ieri al supermercato mi sono comprato questa bottiglia qua di spritz già pronto, non riesco ad aprirla, cioè è troppo liscio, non riesco ad aprirla. Adesso prendo le pinze e la apro, e se spacca la bottiglia cavoli suoi, cioè, a un certo punto non ho capito io, cioè, allora adesso metto così, la apro e vediamo chi la vince. Ce l'ho fatta. Sì, ma era dura, Adesso lo assaggiamo, vediamo un po'. Lo assaggiamo. Vediamo un po' com'è. Che vabbè, è uno spritz, un crodino, proprio 8 gradi, non si sente nemmeno. Non è malvagio. Buono, costa solo un accidente. Costa 1,95 euro, costa come una bottiglia di vino, in pratica, perché il vino che compro costa 1,99 euro. Questo è 70 ml, 8%, qua è 75 ml, 11%, ma alla fine mi sa che per quest'estate vado avanti a spritz, va. Ma sì, va, tanto per stare a comprare il vino, ci beviamo i spritz. Ma sì, ma va bene così, tutti alcolizzati, ma sì. Ma sì, tutti alcolizzati. Io credo che Google, il dispositivo, sia la cosa più stupida che abbiano inventato. Sentite qua? Ok Google, accendi salotto. Perfetto, accendo 3 dispositivi. Accendo 3 dispositivi. Ok Google, tutto. Cioè, è una cosa. Spengo 10 dispositivi. Ma è proprio stupido, La cosa più stupida che abbia mai comprato. Massimo va bene per fare la radio o dirti il meteo o l'ora. Basta, non serve niente altro. Sta cavolata lì. 37-40 euro, sta scemata. Allora, è dopo pranzo e sinceramente adesso me ne vado a dormire perché mi è venuto sonno dopo 4 spritz. C'è un attimo di stordimento, come si suol dire, e c'è un attimo di sonno, sai com'è, no? Vabbè, buonanotte, ci vediamo, facciamo proprio pisolino, il classico pisolino estivo. Buonanotte, ci vediamo dopo, sono proprio un sonno che voi non avete idea. Guarda com'è bello gattino, com'è bello gattino, com'è bello gattinello, com'è bello gattinello, con la mano lunga.
anche la bocchinella. Mocio come ci bella. Niki, niki, niki. Niki, niki, niki. E qua le dude e i dude, quanto costano? Wally Bryden, che già non so cosa sono le Wally Braided, Braided, 80.000, già non so cosa siano. Boh, vabbè, comunque, queste non le ho mai sopportate. E boh. Tutti i bicchieri, questi qua sono carini, ma è tutta plastica, Arca SRL, verificate, etichetta raccolta plastica, Made in China. Made in China. Set da 2 pezzi, questo qua è ceramica invece. E questo Harry Potter origami 3D, guarda che carino questo. Harry Potter origami 3D. Non c'è scritto il prezzo, non c'è scritto il prezzo. Però sembra carino. Poi c'è questo. Carini. Allora sono qui in centro, e c'è un odore di frittura, ma perché è pieno di ristoranti. Pieno di ristoranti, c'è quell'odore proprio di frittura, fritto misto, quelle cose che non mangi mai durante l'anno, che sono cose prettamente estive. Buonissimo, buonissimo, mi avrebbe voglia di andare, non so che ora sia, mi pare che sono le 10:30. Mi avrebbe voglia di andare al ristorante a mangiare sta cosa, sto fritto misto, solo per l'odore, perché quelle cose che mangi una volta l'anno, sai, no? E giù di là. E buonissimo, veramente molto buono. Adesso non so se prendere un gelato o cosa, perché qua i gelati sono diventati folli e costano una follia. Sono qua davanti a una birreria e così per fare un giro, giusto per fare un giro, non è che io li leggo tanto, però sì. È così. Questo qui non è più puffo, una volta era puffo. Molto carino. A parte che non ho capito perché, ma è viola, non è blu, è viola. Beh, comunque una volta era puffo. E io gli ho chiesto, ma come mai non è più puffo? E quella mi ha risposto, perché i cartoni animati si aggiornano, cambiano. Una volta c'erano i puffi, adesso c'è il Papatroll. Questo gelato si chiama Papatroll, capito? Ah, ecco, adesso si vede bene. Sì, è un po' fluorescente da un lato, ma boh. Cioè, notare l'intonazione. Bene, adesso che siamo arrivati dalla passeggiata, sapete che vi dico? Che io mi faccio uno sprizzino. Ma sì, andiamo a dormire ubriachi. Ma chi se ne frega? Alla salute.
È quasi mezzanotte. Ci facciamo uno sprizzino. Ma sì, chi se ne frega. Ma sì, ma chi se ne frega dello spritz. Parlo con il mio professore di matematica. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Salute. Cin cin, ci vediamo poi domani. Se non c'ho altro da dirvi, ci vediamo domani. Se no, se mi viene in mente qualcos'altro, ve lo dico durante. Per adesso, buonanotte.